Molti anni fa, quando avevo la vostra età, ho fatto questa domanda a Giovanni Michelucci. E tra le tante domande che io gli feci in quell'occasione, a questa non rispose. Probabilmente c'era un motivo. Io credo che il motivo fosse nella frustrazione che Michelucci provava in quel momento rispetto alla disattenzione che una parte significativa della cultura architettonica toscana mostrava verso la Toscana, verso i suoi caratteri e verso quella straordinaria scommessa che ogni architetto dovrebbe fare se lavora in questa regione. Se prendiamo il paesaggio italiano, la Toscana è un prototipo straordinario, un potenziale laboratorio in vitro, in cui applicare una sorta di scienza di riproduzione delle misure e dei caratteri. Qui le misure sono fissate in modo emblematico, chiaro, palese, riconoscibile, come se avessimo a disposizione una sorta di manuale. Eppure, se noi guardiamo agli ultimi decenni, la cosa più sconcertante è che, così come gli abitanti e gli architetti che operano in Toscana, molto spesso non si accorgono di quello che hanno davanti ai propri occhi. Naturalmente come scuola abbiamo una grossa responsabilità di questa condizione e io credo che più che fare un censimento ora a distanza di anni dalle parole di Michelucci, si tratti di fare uno sforzo per far comprendere che ogni cosa, e più che mai in questa regione, deve partire dalla matrice che questa regione porta con sé. Paesaggio è una parola. Oggi paesaggio significa qualcosa di molto diverso da quello che significava 50 anni fa in Italia. Per quello che mi interessa significa, come dire, una condizione. Ed è una specie di condizione analoga a quella di quelle figure che nelle crocifissioni stanno ai piedi della croce, si chiamano i dolenti. Sono figure apparentemente secondarie alla composizione del quadro, ma invece sono figure fondamentali che danno valore all'episodio principale. Ho fatto questo riferimento perché a me interessa del paesaggio ciò che soffre. E oggi quasi tutto soffre. Il paesaggio italiano è straordinariamente interessante proprio perché ha subito negli ultimi 50 anni una trasformazione superiore a quella dei 10 secoli precedenti, innestando un meccanismo che è ai limiti della devastazione, ma che nello stesso tempo apre una incredibile sequenza di possibilità. E io credo che l'obbligo di un architetto oggi sia di lavorare negli interstizi che si sono aperti, come curando una ferita. Da misure nascono misure, è uno scavo che noi dobbiamo operare ogni giorno, non solo in ciò che è stato, ma in ciò che rimane appunto aperto, sanguinato, un po' angosciato, ma è la nostra realtà. Se noi sapremo ricucire questi elementi,
avremo certamente ridato vita e quindi avremo fatto un progetto d'architettura. E cosa è la bellezza? L'ha già detto Dostoevskij molti anni fa. La bellezza è l'anima. La bellezza non è materiale. Eppure noi che lavoriamo con la materia pensiamo di poter conseguire la bellezza o delle ipotesi. Allora, tradotto all'architettura, cosa significa tutto questo? Io credo significhi dare anima alle cose. Per dare anima alle cose bisogna anzitutto capirli, bisogna conoscere la realtà e non avere paura di essa. Bisogna tenere accesa la fiamma. In ogni luogo italiano c'è la fiamma, anche in quelli più apparentemente disperati. C'è qualcosa per cui vale la pena confrontarsi, ragionare, parlare, capire. La bellezza è riaccendere questa fiamma e lo si può fare. Lo si può fare cercando di capire quali sono gli elementi che ogni volta ci dicono perché quel luogo, e questo vale straordinariamente nel paesaggio italiano, è differente da un altro. Come se stessimo parlando con degli esseri umani. E riferendosi alla fiamma, ancora una volta, mi è caro citare questo esempio, l'esempio della candela, che come è noto può essere riaccesa anche quando la fiamma non c'è più, semplicemente soffiando sul vapore. Parliamo di metodo, non di stilemi ovviamente, perché rappresentano già un'accezione negativa gli stilemi. Per quanto mi riguarda, potrei riassumere tutto ciò in 5 parole. Luogo, tempo, terra, luce, silenzio. Non sto a spiegarle una per una. Mi limiterò a fare una considerazione sull'ultima, silenzio. Metodo è eliminare tutto ciò che non è necessario. Non hanno nessuna possibilità. Siamo in una contingenza completamente degradata che scoraggerebbe anche dei guerrieri. Però io penso che in questi periodi così bui, e mi rivolgo soprattutto a chi è giovane ovviamente, bisogna trovare la forza per fare le cose anche se non c'è nessuna prospettiva, per crederci, perché le prospettive si costruiscono solo credendo in cose che sembrano assurde.